Rieccoci con un nuovo video, quest'oggi come vedete appunto con due mazzi, ossia appunto per i tarocchi della luce, per quanto riguarda gli oracoli, i messaggi d'amore, gli oracoli dei messaggi d'amore. Come avrete appunto avuto già modo di leggere direttamente dal titolo, quest'oggi appunto per il principio di sincronicità ci occuperemo appunto di chi fa un sogno ricorrente tra di voi, ossia sogna in particolar modo, ovviamente in quest'ultimo periodo, anche più di una volta una persona del passato, un ex, quindi una persona con la quale ovviamente ci sia stato un rapporto d'amore, quindi una persona che avete amato, comunque frequentato, comunque una persona legata a voi sentimentalmente. Cerchiamo dunque di capire che cosa effettivamente il vostro inconscio sta cercando di rimandarvi, ovviamente attraverso appunto il processo onirico in riferimento a questa persona che ovviamente non vedete e non sentite proprio perché appunto il vostro rapporto si è interrotto. Anche a me in passato è capitato appunto in particolar modo una volta di sognare anche più e più volte un mio ex compagno con il quale c'era stata appunto una rottura consensuale, quindi da ambo le parti, quindi in realtà poi tra di noi c'è stato comunque un rapporto assolutamente amichevole e positivo anche a seguito appunto della rottura. Persona che solitamente appunto molto spesso si faceva comunque sentire proprio per diciamo in qualche modo mantenere se non altro appunto un bel rapporto di amicizia. D'improvviso questa persona non si è più fatta sentire. La cosa mi sembrò ovviamente inizialmente particolarmente strana e poi in realtà scoprì appunto che questa persona aveva, diciamo, iniziato una storia con un'altra persona che, gelosa obiettivamente del rapporto che lui aveva ancora con me, nonostante appunto la nostra chiusura, ecco, questa persona, diciamo, in qualche modo gli aveva imposto una scelta tra ovviamente se stessa e l'amicizia che aveva con me. Chiaramente lui scelse ovviamente di portare avanti il rapporto con lei perché comunque ci teneva, per poi obiettivamente rendersi conto che questa persona successivamente poi non gli avrebbe vietato soltanto di sentire me, ma anche in realtà un po' tutte le sue amicizie. È sempre stata una donna particolarmente, diciamo, ossessiva, morbosa e molto appunto possessiva ed estremamente gelosa. Quindi una situazione anche direi abbastanza delicata, per cui poi giustamente lui ha posto fine appunto a questo rapporto, quindi non ha scelto ovviamente tra me e lei, ma ha scelto ovviamente tra la sua libertà e questa donna. Di conseguenza obiettivamente poi mi ha chiarito la sua situazione. Quindi evidentemente anche appunto il fatto di sognare molto spesso, il sognarlo più e più volte, era un po' una sorta di riconoscimento da parte appunto del mio inconscio del fatto che evidentemente questa persona stesse attraversando un periodo particolarmente ovviamente negativo, che poi dopo breve tempo ovviamente si è risolto poiché appunto la compagna, la nuova compagna aveva diciamo sin da subito mostrato appunto delle asperità caratteriali e mi limito a definirle così abbastanza delicate e diciamo pericolose, per cui obiettivamente per fortuna poi si è accorto immediatamente del problema. Ecco, evidentemente anche il mio inconscio però aveva percepito effettivamente una certa stranezza e stava proprio cercando di capirne qualcosa in più attraverso anche appunto il percorso onirico. I nostri sogni sono nostri amici, proprio come il nostro inconscio. Ahimè, purtroppo
si sente tutt'oggi molto spesso definire l'inconscio, e ahimè anche da parte di miei colleghi, ecco, l'inconscio come appunto un nemico. Voi sapete che ovviamente io sono una tarologa ma anche una psicopedagogista, quindi ahimè molte volte mi sono trovata in situazioni abbastanza impietose di scontro con alcuni colleghi che vedono un po' nell'inconscio una sorta di mostro. L'inconscio non è un mostro da allontanare, ma è un amico da ritrovare, perché l'inconscio ci dà delle ottime indicazioni per il nostro benessere, primariamente, ma anche per, diciamo, cercare di comprendere al meglio tutto ciò che ci circonda e che noi in qualche modo andiamo ad introiettare, tutto ciò che in realtà c'è nascosto magari anche nelle parti più recondite, ovviamente di noi stessi, e che invece, una volta conosciute, ci possono aprire ad una visione completamente diversa, non solo della nostra vita personale, ma anche delle nostre relazioni e anche dei rapporti che abbiamo con gli altri. Quindi in realtà l'inconscio, vi ripeto, non è un mostro da tenere a bada, da rinchiudere, da allontanare. È un amico con cui parlare, è un amico da riavvicinare, è un amico da ritrovare, con cui dialogare. E dunque quest'oggi cercheremo appunto di capire, per chiunque di voi abbia vissuto la mia stessa esperienza, cerchiamo appunto di capire perché, che cosa questa persona in qualche modo, diciamo, attraverso il vostro inconscio sta cercando appunto di rimandarvi. Dunque io inizierò quest'oggi appunto a mescolare, quindi ad utilizzare gli oracoli e poi successivamente i tarocchi. Quindi avremo una situazione inversa, ma comunque molto efficace. Dunque, momentaneamente, solo momentaneamente, allontaniamo appunto il mazzo di tarocchi e ovviamente occupiamoci invece appunto degli oracoli. E dunque appunto per il principio di sincronicità, per chiunque in questi ultimi giorni o settimane, periodo, stia sognando più e più volte una persona che ha fatto parte del vostro passato, quindi un ex, quindi una persona con cui avete avuto un legame da un punto di vista erotico e sentimentale, cerchiamo appunto di capire obiettivamente perché state sognando questa persona, che cosa il vostro inconscio sta cercando di rimandarvi. Vediamo un po'. Perfetto, quindi qui abbiamo appunto 4 carte oracolari e ovviamente poi per ciascuna carta ci soffermeremo ovviamente per cercare di capire ovviamente il significato e ovviamente il messaggio, cioè tutto quello che obiettivamente questa persona vorrebbe dirvi in questo momento, ma che appunto non può dirvi in riferimento ad esempio a voi, alla vostra rottura e al vostro allontanamento. Dunque, iniziamo appunto dalla prima carta, quindi dal primo oracolo. E qui abbiamo la carta del sentirsi, vedete, sovraccaricato, sommerso di pensieri ovviamente negativi. Lo stress derivante da questa situazione
mi sta scaricando, mi sta buttando a terra. Dunque, questa è una persona che sta affrontando un momento molto pesante della sua vita e che non riguarda soltanto voi e ovviamente la vostra chiusura, poiché una situazione ovviamente di stress riguarda in questo oracolo in particolare, diciamo, più ambiti della sua esistenza. Quindi, per esempio, l'ambito professionale, piuttosto che appunto l'ambito amicale, piuttosto che l'ambito sentimentale, piuttosto che l'ambito economico-finanziario. Cioè, questa è una persona che, vedete, sta affrontando su più fronti delle situazioni particolarmente difficili e che, vedete, lo stanno particolarmente scaricando. Quindi evidentemente questo è proprio il classico momento no. Capitano ovviamente, ragazzi, a volte dei momenti infausti nella vita in cui siamo obiettivamente sommersi da più pensieri e più problemi, chiaramente in più ambiti. Ecco, questo è proprio il momento inerente ovviamente a questa persona. Quindi una persona che sta affrontando in questo momento più difficoltà derivanti, vi ripeto, da più ambiti. Quindi un ambito professionale, un ambito economico-finanziario, piuttosto che un ambito sentimentale, ma anche per esempio qualcosa che può essere inerente alla sua famiglia di origine, oppure, vi ripeto, eventualmente ad una nuova famiglia che potrebbe in qualche modo aver ovviamente già iniziato con un'altra persona. Dunque, è un periodo no. Quindi questa è una persona che sta affrontando un periodo davvero difficile, quindi si sente assolutamente stanco, si sente scarico e si sente sotto stress. Vediamo appunto invece questa seconda carta, quindi questo secondo oracolo, quale significato e pensiero ci rimanda. Allora ragazzi, in questo caso c'è una terza parte, cioè questa persona ha un'altra persona al suo fianco, una persona che, perché questa è proprio la carta, vedete, del terzo incomodo, una persona che, vi ripeto però, ha ostacolato eventualmente anche il vostro vedervi o, vedete, il tornare insieme, il in qualche modo riavere o il ripristinare il vostro rapporto o addirittura proprio lo stare insieme. Quindi, nel caso in cui il vostro sia stato un rapporto con una persona impegnata, è la persona che ha al suo fianco ufficialmente, in qualche modo, a rappresentare in questo momento un grande ostacolo. Nel momento in cui, ovviamente, il vostro era un rapporto con una persona libera, ad oggi questa persona sta frequentando qualcun altro o qualcun'altra e obiettivamente è questo qualcun altro o qualcun'altra a rappresentare un ostacolo. È un ostacolo ovviamente abbastanza importante perché è una persona che potrebbe proprio contribuire, vedete, a questo stress ed è una persona che sta impedendo proprio fisicamente, vedete, a questa persona di ricontattarvi. Cioè sta impedendo a questa persona di trovare il modo giusto per stare insieme. Quindi sta creando degli ostacoli. Cioè questa persona ad oggi vorrebbe richiamarvi, vorrebbe risentirvi, ma non può farlo proprio a causa della presenza di questa terza persona. Vediamo ora in questa terza posizione abbiamo il non sentirsi apprezzato o apprezzata da voi. Questa persona ha la sensazione, ovviamente ad oggi, che a voi importi comunque poco della sua persona, di ciò che lui potrebbe avere da darvi e da dirvi, e pensa che in realtà voi non abbiate mai apprezzato effettivamente del tutto la sua persona o comunque il vostro rapporto. Quindi una persona che, vedete, rifiuta appunto addirittura un gesto dolce, tenero, come appunto il in qualche modo porgere un fiore così meraviglioso. Sente che a voi non importa più nulla di lui o teme di avervi comunque perso e teme che obiettivamente
questo disinteresse possa comunque aver accompagnato per lungo tempo appunto la vostra storia. D'accordo? Ma ad oggi questa persona teme di avervi perso, cioè è convinta che a voi importi obiettivamente poco del vostro rapporto, o comunque che voi non siate ad oggi più disposte a ripristinare questo rapporto, che non abbiate più interesse nell'avere contatti e rapporti con questa persona. Vediamo ora in quarta appunto ed ultima posizione. Ok, e qui abbiamo appunto l'oracolo dell'indecisione. So che la mia incapacità in qualche modo di prendere una reale decisione ti ferisce. Dunque, nel caso in cui il vostro sia stato il rapporto con una persona impegnata, vi ripeto, l'incapacità di questa persona di scegliere tra la compagna ufficiale e voi è all'origine del vostro malumore, allontanamento o rottura. Di ciò che ad oggi appunto tiene ancora questa persona distante da voi. Ragazzi, guardate che in questa posizione parlavamo del terzo incomodo, e qui ci viene ribadito, diciamo, il concetto dell'indecisione. Nel caso in cui il vostro sia stato un rapporto con una persona libera, ad oggi, vi ripeto, questa persona sta frequentando qualcun altro, ebbene l'incapacità di decidere e scegliere tra la compagna o la ragazza o la persona che comunque ad oggi sta frequentando e il farsi avanti di nuovo con voi è la motivazione per cui appunto questa persona non riesce a tornare da voi. Quindi vi viene ribadito per ben 2 volte che qui il problema è proprio la presenza di una terza persona che in qualche modo rende questa persona incapace di scegliere e di decidere ovviamente quale strada poter intraprendere, cioè se obiettivamente rimanere comunque con la compagna ufficiale oppure con la nuova compagna, oppure appunto se rifarsi viva con voi, cioè questa persona sta facendo fatica a prendere una reale decisione. Quindi eventualmente a mettere da parte questa terza persona e in qualche modo rifarsi sentire. Quindi qui c'è sicuramente l'intromissione di una terza persona che in qualche modo va ad influenzare ogni suo movimento, scelta e soprattutto decisione in qualche modo di stare con voi, di chiamarvi, di rifarsi avanti, perché vi ripeto che questa persona ha intenzione di riscrivervi e di tornare da voi, ma è bloccata da questa terza persona, dall'incapacità evidentemente anche di prendere in mano la situazione, di zittire eventualmente questa persona e anche, diciamo, dalla paura, dal timore di avervi definitivamente perso e che a voi obiettivamente non importi più nulla. D'accordo? Ora possiamo utilizzare invece appunto i tarocchi ed estrarre appunto 3 arcani riferentisi appunto al passato, al presente e al futuro, cioè come questa persona ha vissuto appunto i giorni successivi, i momenti successivi al vostro allontanamento, come sta vivendo il presente e come agirà ovviamente in futuro. Dunque iniziamo appunto a mescolare i tarocchi della luce e per il principio di sincronicità estraiamo appunto 3 arcani inerenti il passato, il presente e ovviamente il futuro. Vediamo un po'. Dunque, allontaniamo anche in questo caso momentaneamente appunto il mazzo di tarocchi
E ovviamente iniziamo appunto con la prima posizione, inerente ovviamente al passato. In seconda posizione il presente, in terza ed ultima posizione il futuro. Vediamo un po' il passato. Ragazzi, regina di spade. Allora, qui questo benedetto terzo incomodo ci viene ribadito troppe volte obiettivamente, quindi qui chiaramente c'è una regina di spade, quindi una figura femminile obiettivamente ostile a voi. La regina di spade, vedete, è una donna che tende a controllare, a tenere, vedete, tutto sott'occhio e come potete notare appunto ha questa coppa che contiene il cuore e i sentimenti ovviamente imprigionata. Quindi questa coppa rappresenta appunto anche quel senso di empatia, di compassione, capacità di comprendere l'altro, di accettare anche il passato dell'altro. Quindi nel caso in cui sia una persona nuova, che appunto in qualche modo è intervenuta successivamente alla vostra rottura, è una persona che vede di malocchio ovviamente il vostro rapporto del passato, cioè è molto gelosa del passato di questa persona e quindi inevitabilmente anche di voi, perché voi fate parte del suo passato. Quindi è una persona molto gelosa che tende ad allontanarlo obiettivamente dal suo passato, dalle persone che hanno fatto parte del suo passato, dalle sue ex e quindi ovviamente anche da voi. È una donna particolarmente ostile, rancorosa e litigiosa, caratteristiche tipiche della regina di spade, e poi appunto vi dicevo che è una donna che tende a tenere tutto sotto controllo. Quindi obiettivamente è, diciamo, una persona particolarmente gelosa e possessiva. Quindi obiettivamente è una donna che tende a controllare per esempio il cellulare piuttosto che le sue telefonate, la sua messaggistica, come si comporta sui social. Quindi è una persona molto attenta a qualsiasi, diciamo, comportamento da parte di questa persona nei confronti soprattutto delle altre donne, e quindi è una donna molto gelosa che obiettivamente tende a tenerlo molto sotto controllo. Ecco perché questa è una persona che in qualche modo fa fatica proprio obiettivamente a riavvicinarsi a voi, perché è una persona che si sente appunto imprigionata in una storia, in una relazione che capibilmente a lui ovviamente non vada ad oggi più bene, stia in realtà pensando di tornare da voi, perché questa non è ovviamente una donna, questo è un carceriere, quindi obiettivamente è una persona molto ostile, che però lui teme molto. Quindi o per, diciamo, ritorsioni, dispetti, vendette che questa donna potrebbe in qualche modo mettere in atto, oppure perché obiettivamente appunto è una donna particolarmente rabbiosa e teme quindi particolari scenate o reazioni piuttosto forti che la regina di spade effettivamente potrebbe avere, perché vi ripeto è una nemica che nel caso in cui decida di mettersi di traverso sa obiettivamente come ferire, dove ferire, quando ferire. Quindi vi ripeto, è una donna, diciamo, particolarmente gelosa, particolarmente possessiva, che tende molto a voler osservare tutti i movimenti ovviamente di questa persona e obiettivamente motivo per cui questa persona ad oggi, come appunto dicevano gli oracoli, fa fatica in qualche modo a muoversi, a farsi risentire. Guardate ragazzi come obiettivamente la stesa ovviamente iniziata con gli oracoli si stia in qualche modo proprio rivelando corretta e ovviamente identicamente rappresentata dai tarocchi. Questa è proprio ovviamente la magia del principio di sincronicità, d'accordo? Per cui sono ovviamente assolutamente concordi tarocchi e oracoli, quindi qui c'è sicuramente la presenza di una terza persona. Nel caso in cui ovviamente il vostro sia stato un rapporto con una persona impegnata, è la compagna ufficiale, che potrebbe addirittura anche aver scoperto qualcosa, perché la regina di spade, diciamo, sa controllare e ovviamente ottenere tutte le informazioni di cui ha bisogno, perché parliamo di spade, quindi un mentale molto fervido, anche se obiettivamente essendo una regina di spade tutta questa sua intelligenza ovviamente generalmente viene usata per ferire, quindi di sicuro non per apportare benefici agli altri, ma direi piuttosto unicamente a se stessa.
Dunque, vi ripeto, sicuramente qui c'è una rivale particolarmente agguerrita e appunto una persona che obiettivamente sin da subito, quindi diciamo sin dopo, immediatamente dopo la vostra chiusura, il vostro allontanamento, si è intromessa ovviamente nella vita di questa persona, quindi una persona che ha cercato, questa donna, di farsi largo e in qualche modo anche di conquistarlo, perché appunto la regina di spade tende proprio a voler conquistare tutto ciò che lei desidera. Vediamo il presente di questa persona. E qui abbiamo il 3 di denari. Allora, questa è una persona che effettivamente sente il bisogno in qualche modo di sentirvi, di scrivervi, di in qualche modo portare anche ad evoluzione il vostro rapporto, seppur interrotto, ma obiettivamente ad oggi ha una necessità maggiormente impellente, ossia il mantenere la situazione il più equilibrata possibile con questa regina di spade. Perché obiettivamente, ragazzi, il 3 di denari parla di collaborazione ad un fine comune. Quindi sicuramente qui vedete un uomo con due donne, con due giovani, quindi è una persona che in questo momento vorrebbe sentire voi, quindi vedete riallacciare comunque diciamo le fila del vostro rapporto, comunque anche semplicemente ricominciare a sentirvi, ma ovviamente mantenere anche il più possibile dei buoni rapporti con questa regina di spade. Quindi è una persona che ad oggi ha bisogno di in qualche modo trovare una sorta di pace. Cosa vi ho detto con il primo oracolo? Che è una persona che si sente scarica, è una persona che si sente stanca, è una persona che si sente molto stressata, subissata di problematiche effettivamente diverse che sta affrontando in questo momento particolare della sua vita. Di conseguenza, ovviamente, questa è una persona che tutto vorrebbe in questo momento, fuorché appunto litigi, vendette, rancore e comunque doversi confrontare di nuovo con una rottura, un allontanamento, comunque dover chiudere bruscamente il rapporto con questa regina di spade o addirittura sentirsi appunto rifiutati da voi, perché questa è una persona che sa che obiettivamente voi potreste essere molto lontane ormai dal ricordo di lui, d'accordo? Quindi è una persona che vorrebbe in questo momento riuscire in qualche modo a, non dico tenere il piede in due scarpe, però se non altro a gestire entrambi i rapporti, quindi ritornare da voi, ma anche in un certo senso mantenere i buoni rapporti con la regina di spade. Cosa vi ho detto con il quarto oracolo? Indecisione, incapacità di scegliere, quindi è una persona che ad oggi non si sente ancora libera di poter scegliere, o ovviamente tra voi e la compagna ufficiale, oppure ovviamente tra voi ed eventualmente una nuova persona che in questo momento questa persona sta frequentando, ovviamente dopo la vostra chiusura. Vediamo ora, ragazzi, in terza ed ultima posizione il futuro, cioè che cosa accadrà tra voi e questa persona, come quindi agirà ovviamente questa persona. E qui abbiamo la carta del Papa, il quinto arcano maggiore. Allora, la carta del Papa parla di riappacificazione. Quindi questa è una persona che ha voglia di risentirvi, ha voglia di richiamarvi, ha voglia di ricercarvi ed è una persona che sicuramente farà di tutto per potervi contattare o comunque ricontattare. Però ovviamente, ragazzi, la carta del Papa non parla di un risentirvi e rivedervi per, diciamo, iniziare appunto una sorta di triangolazione. Questa è una persona che ha bisogno di sentirvi e rivedervi per una sorta di riappacificazione, per chiedervi scusa, per chiarire appunto anche qualcosa che evidentemente del vostro rapporto possa essere rimasto in sospeso. Ma vi ripeto,
ripeto, è una persona che non ha ad oggi intenzione di vivere due storie ovviamente contemporaneamente, cioè non è una persona che sta cercando l'amante, d'accordo? Dunque, nel momento in cui questa persona tornerà da voi, lo farà, diciamo, riavvicinandosi a voi, ma ovviamente inizialmente, se non altro, spiritualmente, perché il Papa parla di un ottimo rapporto comunicativo, quasi di amicizia, che in qualche modo si andrà a appunto ristabilire tra di voi, ma ovviamente non parla di sessualità agita, quindi non è la carta dell'imperatore piuttosto che la carta del diavolo, piuttosto che il due di coppe. La carta del Papa parla di riappacificazione, ma parla di situazioni che comunque procedano attraverso il rispetto di terze persone, la, diciamo, legalità, la trasparenza e ovviamente la lucidità mentale. D'accordo? Quindi sicuramente il Papa parla di un rapporto che verrà ripristinato il vostro, ma con assoluta saggezza, con comportamenti, diciamo, da galantuomo, garante assolutamente dell'onestà. Quindi sicuramente questa persona non tornerà prendendo in giro né voi né l'altra donna, quindi molto probabilmente vi parlerà di questa donna che comunque sta frequentando, oppure comunque vi ammetterà di essere ancora al fianco della sua compagna storica, d'accordo? Ma parla di perdono, quindi voi perdonerete a lui determinate cose, lui perdonerà a voi altre cose. Quindi sarà un ritorno assolutamente benevolo e ovviamente, vi ripeto, almeno inizialmente non improntato alla sessualità. Sarà un legame molto più ovviamente spirituale. Questo ovviamente, ragazzi, all'inizio, quindi ovviamente una volta che questa persona sarà ovviamente ritornata. Quindi grosso modo all'incirca entro un mesetto e mezzo, perché appunto la carta del Papa è una carta molto veloce, contrariamente a quanto si possa pensare, questa persona vi darà comunque un segnale ovviamente della sua presenza nella vostra vita, ma vi ripeto, almeno per un altro mesetto, anche un paio di mesi, sicuramente il vostro rapporto procederà, ma ovviamente lasciando da parte l'erotismo e la sessualità per in qualche modo invece, diciamo, dar vita ad un rapporto probabilmente nuovo e, vedete, spiritualmente elevato, che possa in qualche modo non arrecare ovviamente danno a nessuno. Quindi una persona che si presenterà a voi con grande serietà e ovviamente soprattutto anche con grande equilibrio. D'accordo? Quindi sicuramente è una persona che non si dimostrerà assolutamente priva di scrupoli, non sarà una persona menzognera, ma anzi è una persona che si aprirà con voi proprio per vivere un rapporto con voi che sia il più pulito possibile. Ovviamente, ragazzi, la carta del Papa parla di chi si conforma alle aspettative altrui e non alle proprie. Quindi questa persona, impostando almeno inizialmente il rapporto ovviamente con voi da un punto di vista maggiormente amicale, spirituale, ecco, questo suo impostare in questo modo il vostro ritorno è veramente ciò che lui vuole? No. Cioè, questa persona si conformerà alla tradizione, si conformerà all'onestà, si conformerà alla morale, a ciò che si deve fare, ma non a ciò che si vuole fare. Quindi, obiettivamente, questa non è una persona che tornerà da voi sotto le vesti del Papa perché questo è ciò che vuole. Il Papa castra i propri desideri fisici, ma ce li ha, però li castra. Quindi il suo comportamento non corrisponderà realmente a ciò che lui vorrà fare, ma, vi ripeto, è un comportamento dettato da delle regole, da dettami, divieti che gli vengono imposti anche e soprattutto da questa terribile regina di spade. D'accordo? Dunque, ragazzi, spero questa stesa vi abbia aiutato in qualche modo a comprendere che cosa i vostri sogni stiano cercando obiettivamente di mostrarvi, quindi il reale pensiero da parte di questa persona nei vostri confronti.
persona che vorrebbe tornare assolutamente da voi e che lo farà, ma che ad oggi è bloccata dalla presenza di una terza persona, che può ovviamente essere la compagna ufficiale, tuttora presente nella sua vita, nel caso in cui il vostro rapporto sia stato clandestino, ma può essere appunto anche una nuova persona che quest'uomo appunto ha conosciuto e incontrato a seguito della vostra rottura. Ma persona comunque appunto vincolante che ad oggi impedisce appunto a quest'uomo di in qualche modo rifarsi avanti o comunque di rifarsi avanti in totale libertà e non castrando i propri desideri. Vi ripeto, questa persona sicuramente si rifarà avanti. La carta del Papa parla di riappacificazione, quindi di dialogo e comunicazione tra voi e questa persona a seguito di una sua azione, quindi non sarà un ritrovarsi casuale, che però avverrà immediatamente, diciamo di primo acchito, in maniera piuttosto amichevole, proprio perché questa persona vorrà agire non in qualche modo imbrogliando nessuno, né voi né l'altra donna, ma cercando in qualche modo di vivere assolutamente in maniera totalmente pulita, etica e moralmente accettabile. D'accordo? Dunque, ragazzi, ovviamente, come sempre, mi raccomando, forza, determinazione, coraggio, soprattutto date ascolto appunto al vostro istinto, al vostro intuito e soprattutto ovviamente ai vostri sogni e al vostro inconscio, che in realtà è un grande amico e non è assolutamente un nemico, anzi è decisamente a noi del tutto favorevole, è un grande amico in cui riporre ovviamente grande fiducia e ovviamente, come sempre, buona fortuna e a presto!